Questa volta ci tocca un argomento terribilmente triste. Oh, vabbè, mi scappa già da ridere, forse non è così triste, però è un argomento abbastanza strano da trattare, per diversi motivi, non ultimo la mia posizione, cioè, ma quanto costa l'alta fedeltà? A volte me lo chiedo anch'io, perché io ho costantemente il feedback dai vostri commenti ai video e dalle mail, eccetera, no? E allora mi capita di fare un video su un oggetto molto costoso e sotto ci sono dei commenti del tipo sì, bellissimo, ma è troppo per le mie tasche, ok. E poi mi capita di fare dei video di oggetti di prezzo medio e trovo dei commenti sì, però questo è per le mie tasche, non... ok. E poi mi trovo a fare dei video di oggetti abbastanza economici dove trovo scritto sì, però questo per le mie tasche e va bene. Io non, non entro mai nel merito delle intenzioni di spesa dei miei clienti. Lo sa bene chi ha già avuto a che fare con me direttamente, no? Quello che volete spendere per il vostro impianto sono assolutamente e giustamente affari vostri. Io non vi spingerò mai a spendere €1 in più di quello che volete effettivamente fare, ma bisognerebbe capire a questo punto, ma per avere un impianto che funziona, quanto bisogna spendere? 10.000 euro a pezzo, 5.000 euro a pezzo, 500 euro a pezzo, 1.000 euro a pezzo, 50 euro a pezzo, perché c'è qualcuno che parla di hi-fi anche a 50 euro a pezzo? È un argomento abbastanza complicato. Non credo che riuscirò a darvi una risposta in questo video, però almeno, secondo me, riusciamo a farci tutti quanti un'idea un pochino di più precisa di quanto serva o non serva spendere in sé e per sé per avere un impianto ad alta fedeltà che vada come si deve. Confesso che nell'affrontare questo argomento sento una leggera emicrania che sta cominciando ad arrivarmi, perché sono assolutamente cosciente del fatto che tutto quello che dirò potrà essere usato contro di me e sarà assolutamente e completamente discutibile. Comunque proviamo, cerchiamo di mettere giù una lista di piccoli consigli, se non altro, da poter seguire per non fare, se non altro, dei grossi danni. Una lista di consigli che non mi sto inventando io, per la verità, ma sto ricavando pari pari da quello che ho visto succedere ad altre persone, cioè ai clienti che sono arrivati a me, magari dopo una lunga lista di altre frequentazioni, di altri impianti, eccetera, eccetera. E quindi, se è possibile, proviamo a ricavare qualcosa di buono dalle esperienze magari non proprio positive altrui. Questo potrebbe essere utile. Una prima regola aurea, un primo consiglio aureo che vi vorrei dare è che so benissimo che non verrà mai seguito, perché è contro ogni credo audiofilo secondo cui bisogna sperimentare mille cose, ma il mio consiglio, nonostante tutto, è non cambiate 10.000 impianti. Il modo sicuro per spendere poco per l'alta fedeltà è non buttare i soldi dalla finestra comprando 10.000 cose prima di accorgersi che ne bastava una, e magari neanche costosissima, per risolvervi tutti i problemi d'ascolto da qui all'eternità. È un consiglio della mamma che non ha chiaramente possibilità d'applicazione, perché lo so, molti di voi di impianti ne hanno già cambiati 25 e quindi ormai succede tutto troppo tardi. Però da qui in poi, se potete, seguite questo consiglio. Non cambiate 3 apparecchi, andate direttamente a quella che deve essere la vostra destinazione e non ditemi ah, ma non lo so perché da qui a chissà quante cose cambieranno. No, lo sapete benissimo in realtà qual è, perché voi lo sapete se avete intenzione di spendere 1.000, 10.000 o 50.000 euro per il vostro impianto. Quindi nell'ambito di quello che avete intenzione di spendere, attenzione, io non sto dicendo potete o non potete spendere, ho detto volete spendere, perché ognuno giustamente avrà una volontà di spesa che dipende da 1000 situazioni diversa dagli altri. E allora fate mente locale e andate direttamente a dove volete arrivare. Non cominciate a pensare ma io comincio a prendere questo, poi magari trovo quell'altro di seconda mano, poi magari ci metto quest'altro, poi chissà se con un colpo di fortuna troverò quello che... No, in questo modo spendete 3 volte i soldi che dovreste spendere e arrivate alla fine con chissà cosa. Quindi mettetevi una meta, è quello
è quello, fate quello direttamente. Non ci sono se ma, è l'unico sistema. Traumatico? Sì, può darsi, un po' traumatico può darsi che lo sia, però se non volete dilapidare i vostri patrimoni, questo è veramente l'unico consiglio prima di tutti. Punto numero 2, il vintage, che salta sempre fuori qua e là nelle nostre discussioni. Acquistare apparecchi vecchi, più o meno vecchi, è sicuramente un modo per togliersi delle soddisfazioni e acquistare oggetti che costavano 1000 a 100. Questo è assolutamente vero. Però se andiamo oltre la soddisfazione fine a se stessa di possedere quell'apparecchio, bisogna un po' capire se valga la pena di mettere del denaro nuovo con la valuta corrente, in oggetti di tanti anni fa. Mi è capitato più volte di dire come al giorno d'oggi esistono apparecchi che funzionano e apparecchi che non funzionano, esistono anche apparecchi vecchi che funzionano e che non funzionano. Questo solo per dirvi che non è acquistando vintage che vi risolvete dei problemi di per sé, anzi, se vogliamo ve ne create qualcuno di più. Vi faccio un esempio molto pratico perché ce l'ho qui attaccato. Questo signore è un fantastico oscilloscopio degli anni 60-70, giù di lì. È anche a valvole, quindi tanta roba. Pesa come un autotreno e ai suoi tempi era uno strumento fantastico e per certi versi lo è ancora adesso, perché è un oscilloscopio analogico che ha una precisione di traccia fantastica, ha tutta una serie di caratteristiche, ha un cassettino ad alta sensibilità che sì, ma se voglio fare una misura accurata, purtroppo non è con questo strumento che posso farla. Perché? Perché certe cose semplicemente non le fa. La stessa cosa vale per apparecchi un po' troppo datati che ci sono in giro. Tutto fantastico. La radio della nonna suona molto bene, ma resta la radio della nonna. Certe soluzioni che sono disponibili oggi in passato non erano assolutamente praticabili, non esistevano neppure. Per cui è vero che la radio della nonna è a valvole e quindi sicuramente avrà un suono estremamente piacevole, però magari farà 100 Hz, 10 kHz, a dir tanto. Quindi, lasciando perdere gli esempi un po' troppo estremi, ecco, se riportiamo alle giuste proporzioni quanto detto, però capiamo che andare a spendere dei soldi per il vintage, credendo di poter acquistare roba bella a pochi soldi, è un altro degli errori che mi sentirei di farvi evitare. Lo so, non abbiamo ancora detto quanto costa un impianto ad alta fedeltà, però se non altro, vedete, stiamo cominciando a sfrondare tutta una serie di situazioni che vi porterebbero a spendere più del necessario comunque per il vostro impianto ad alta fedeltà. Quindi anche questa seconda cosa, ecco, tenetene conto, non è andando a cercare roba vecchia che vi risolvete i problemi. E sulla tecnologia old style vado un po' off topic, se mi permettete. A me è capitato recentemente di vedere dei DAC in particolare che utilizzano dei convertitori a 16 bit 96 kHz di 20 anni, 25 anni fa, perché sono più musicali. Ecco, a proposito di quanto si diceva prima, ok, spendere 100 euro per il DAC old style, non oversampling, non filtrato, non qua o non là, che va a petrolio, però magari evitate sull'onda di un certo entusiasmo retro di spendere migliaia di euro per degli apparecchi tecnologicamente tagliati fuori, perché nell'ambito della conversione digitale analogica è chiaro che sono stati fatti degli oggettivi progressi. Non è una questione di scegliere fra valvole e transistor in questi casi, si tratta semplicemente di scegliere fra cose che funzionano e non funzionano, senza nostalgia. E adesso cerchiamo di parlare un po' di soldi. Adesso abbiamo fatto un po' di caveat, altri ne faremo. Quanto deve costare questo impianto resta ancora un mistero. Ebbene, cerchiamo di fare delle distinzioni. Non vi dirò delle cifre, però cercherò di farvi fare qualche ragionamento. Ragionamento che credo molti di voi avranno già fatto se hanno seguito i miei video dove parliamo più o meno di queste cose. Sono argomenti che vi sono già venuti alle orecchie, adesso si tratta un po' di tirarli tutti insieme. Per stabilire quanto spendere, prima di tutto è necessario capire come state spendendo i vostri soldi. Attenzione ai contenuti di quanto andate ad acquistare. Spendere 100 euro, lasciatemi dire una cifra a caso,
per un DAC di AliExpress che qualche imbecille su qualche forum ha decantato perché fino al giorno prima ascoltava l'iPhone e dopo ha comprato il DAC di AliExpress, si crede un guru dell'alta fedeltà e va a sbandierarlo a destra manca, non è un buon sistema per fare un impianto ad alta fedeltà, ok? Cercate di capire dove effettivamente sono i contenuti. Io nel mio piccolo cerco di darvi degli spunti di ragionamento. Sì, io so, sono in conflitto di interessi, ho il piede in due scarpe perché vendo anche degli apparecchi, eccetera, eccetera, quindi vi dirò che i miei sono i migliori. Cercherò di non nominarveli i miei, Fate voi i vostri conti. Io cercherò di darvi solamente delle idee. Però, vi ripeto, andate a cercare i contenuti. Dopodiché, siate oggettivi, cercate di essere equilibrati. Certe cose costano. Certe costano più di altre. L'integratino transistor da 500 euro sarà ottimo per ascoltarci della musica, come sarà ottimo anche lo scatolino da 50 euro di AliExpress di cui abbiamo già trattato. L'importante è non aspettarsi miracoli. Allora, qui devo fare una distinzione. Io vorrei mantenere, parlando di alta fedeltà, un certo livello qualitativo. Mi spiace se qualcuno si sentirà offeso o si sentirà, come dire, messo da parte da questo tipo di ragionamento, ma purtroppo la qualità è qualità. Non sto dicendo la qualità si paga, quindi dovete spendere tot. Io sto dicendo ci sono oggetti di qualità e altri che non lo sono. Ecco, l'integratino da 500 euro purtroppo non è al livello qualitativo necessario, ma consolatevi. L'integratore a transistor da 2000 euro, da 3000 euro, da 5000 euro sono solamente delle versioni ingrassate dell'amplificatore da 500 euro e anche loro non hanno nessun tipo di qualità interessante. Quindi non sto facendo del classismo in base al censo. Su questo spero di essere stato chiaro. Se sicuramente un minimo di spesa ci dovrà essere per avere un apparecchio decente, non è neanche detto che basti spendere i soldi. Con 1500-2000 euro, se comprate bene, se comprate con un po' di sale in zucca, senza farvi proprio rimbecillire dalle pubblicità di riviste, forum e quant'altro, tanto ormai abbiamo visto che ci sono fior di video pagati, pubblicitari, esplicitamente pubblicitari in giro, quindi lo sapete anche voi di chi sto parlando. No, non ce l'ho con loro fanno un mestiere assolutamente rispettabile, però ricordatevi che quello è un mestiere e quindi pesate quanto viene scritto, quanto viene detto. Ecco, dicevo, badate ai contenuti, cioè cercate effettivamente delle cose che in quell'ambito abbiano effettivamente qualcosa di interessante da dire. Stiamo parlando di elettronica, quindi sarà qualcosa di interessante a livello circuitale, a livello qualitativo, di componentistica. Dimenticatevi i marchi, dimenticatevi i frontali spessi da 3 cm e la roba fresata dal pieno, perché a quelle cifre non ve le dà nessuno, ve le danno solamente i cinesi, perché hanno dei costi di produzione di quegli oggetti estremamente bassi, ma poi dentro ci trovate quello che ci trovate. Quindi andate a cercare roba che abbia spessore progettuale, di idee, di realizzazione. E questo vale per le vostre sorgenti, per le vostre elettroniche, per i vostri diffusori. Non sto a parlarvi di cifre, vi sto parlando di contenuti. Se potete permettervi il diffusore da 1000 euro, ci saranno delle soluzioni. Se potete permettervi il diffusore da 10.000 euro, ci saranno altre soluzioni, ma attenzione che siano quelle giuste. Fare un impianto realmente di qualità con 2.000 euro in tutto, mi spiace, io non riesco, magari qualcun altro, ma io non riesco a dirvi che un impianto dal costo totale di 2.000 euro riesce a essere un impianto per il quale si possa parlare di alta fedeltà. Sarà un impianto da intrattenimento qualunque. Ok, la qualità sta altrove. Vogliamo delle cifre? Vogliamo delle idee? Buh, è veramente molto difficile. Potrebbe trattarsi di una cifra paragonabile ai 5.000 euro in cui ci mettiamo sorgente, amplificazione, casse e accessori? Sì, perché ci sarebbero anche gli accessori. Ah beh, ma voi non credete che i cavi servano a qualcosa? No, vabbè, sto scherzando, chiaramente. No, però in un impianto, nell'economia di un impianto, andrebbero messi anche quelli. Io di solito, quando mi si chiede un impianto completo,
riservo una discreta fetta per gli accessori, cavi e alimentazioni. E a questo punto qualcuno mi dice: ma che sei scemo, 5.000 euro per un impianto ad alta fedeltà? Lo so che dall'altra parte della videocamera che ho davanti c'è anche gente che di spendere 5.000 euro per un impianto ad alta fedeltà non se lo sogna neanche, per diversi motivi, e lo capisco, non è obbligatorio, non è un farmaco salvavita. Con tutta la buona volontà io augurerei ascolti ad alta fedeltà chiunque, ma oggettivamente so che non si può fare, e quindi state tranquilli. Tanto se siete lì dall'altra parte della videocamera che mi state guardando, prima di insultarmi e dirmi che sono uno che vuole rubare i soldi eccetera eccetera, seguitemi ancora un momento nel ragionamento, perché se siete dall'altra parte della videocamera è perché io credo qualcosa per ascoltare musica già ce l'avete, non siete capitati qui per caso, e quindi anche per voi c'è, no, non una speranza, ma c'è un percorso che si rifà a quanto detto all'inizio, cioè se avete un impianto che oggettivamente non rientra in quello che può essere definito effettivamente un impianto di qualità e di sostanza, non è detto che non ci si possa arrivare, un pezzo alla volta, ma ripeto, piantatela di buttare soldi cambiando roba a caso. Invece di cambiare 3 amplificatori mettendoci 100 euro di qua, poi lo rivendo su eBay, ne prendo 50, poi ne prendo un altro che è un po' meglio, lasciate stare, piantatela di fare queste boiate, perché di boiate si tratta. Lo so, vi piacciono un casino, perché così cambiate 6 amplificatori e ci avete rimesso 20 euro. Ma ci avete rimesso 20 euro e avete avuto 6 schifezze per le mani. Ora, non venite a rompermi le scatole se l'alta fedeltà costa troppo e poi fate così, perché allora non ci siamo capiti, cioè si è perso qualcosa fin dall'inizio. Se volete fare le cose un po' come si deve, quando decidete di mettere a punto, di cambiare qualcosa, fatelo in piccolo o in grande. Mettete un cavo decente nell'impianto, mettete anche solamente un cavo d'alimentazione che funziona al posto di una stupidaggine, e un pezzettino alla volta andrete nella direzione giusta. Però comincerà anche il vostro impianto ad assomigliare un po' alla volta e poi a diventare un impianto ad alta fedeltà, e vi renderete conto di cosa vuol dire cambiare tipo d'ascolto da un ascolto dozzinale commerciale a qualcosa di sostanza. A quel punto, come è successo già per molti, perché di documenti ne ho, diventeranno abbastanza naturali le scelte. No, non diventerà naturale spendere 10.000 euro, no, quello sarà sempre dipendente dalla vostra volontà, ma diventerà naturale scegliere le cose che funzionano invece delle boiate che ci sono in giro. E allora, quantunque voi vogliate spendere per questo benedetto impianto ad alta fedeltà, almeno sarà speso bene e non sarà buttato dalla finestra. Ok, questo è ufficialmente uno di quei video per i quali io perdo iscrizioni come un'emorragia, no? Vedo già la curva degli iscritti che mi piomba in fondo al grafico e sbatte e fa il buco, perché lo so, quando dico delle cose che hanno minimamente senso, sì, la gente si disiscrive al canale, per cui per cortesia, se non avete intenzione di disiscrivervi e non siete ancora iscritti, iscrivetevi, così bilanciamo in qualche modo questa fuga di cervelli, ho detto cervelli, questa fuga di persone dal canale. Detto questo, anche solo un like sotto il video se vi è piaciuto mi basta. Non mi offenderò se avrete da commentare, possibilmente in maniera utile e costruttiva, quanto detto nel video. Sono assolutamente disposto ad aggiornare il mio set di consigli man mano che ce ne siano effettivamente di utili da aggiungere. E a mia discolpa, oltretutto, devo dire che questo video sul come spendere i vostri soldi arriva dopo Natale, per cui direi in zona assolutamente non sospetta. Avrei dovuto farlo prima, avrei dovuto fare prima un video dicendovi come spendere i vostri soldi tipo da me. E invece, vedete, ecco, ho anche evitato questa cosa proprio per non dare assolutamente adito. Vabbè, lo so, dai, insomma, in fondo sono un commerciante, come tale vado trattato. Mi sento già arrivare i commenti. Tanto li bannerò, qual è il problema? Facciamo con tutto questo che ci vediamo al prossimo video, al più presto possibile, non so quando, ma cercherò di mantenere nuovamente una cadenza decente. Al prossimo!